Nel video di oggi voglio parlare di sostenibilità e scelgo di fermarmi su questo argomento perché durante questo mese, che siamo a novembre 2024, durante questo mese sta avvenendo quella che è la conferenza delle Nazioni Unite, la COP29 per gli amanti delle sigle. E durante questa conferenza il tema è la sostenibilità ambientale, cioè si è scelto di riflettere su quali iniziative pratiche si può provare a realizzare per creare un futuro più sostenibile. E da questo punto di vista a me sono arrivate un paio di domande proprio riguardo a questo argomento, cioè sono stato invitato a provare a rispondere a due concetti principali. Il primo è: pensi di poter fare qualcosa di concreto per rendere possibile un futuro più sostenibile? E seconda domanda, se sì, quindi potrebbe anche essere di no, ma se sì, cosa è cambiato per te da quel momento? E sono due domande secondo me molto interessanti che hanno stimolato anche alcune riflessioni, ma sono domande molto interessanti a cui ho voluto provare a rispondere, anche perché credo che ci siano diversi parallelismi che è possibile fare tra sostenibilità ambientale e sostenibilità emotiva. E quindi da questo punto di vista, in questo video scelgo di riflettere su questa cosa, anche se per rispondere a questa domanda serve fare un po' una riflessione di più ampio respiro sul tema della sostenibilità e per ragionare su questo quindi spenderò qualche minuto di ragionamento. Per chi è interessato soltanto alla mia risposta invece a queste due domande può andare direttamente agli ultimi minuti di questo video, agli ultimi 5 minuti a seconda di quanto ci metterò, e vedere cosa rispondo, oppure andare sul mio sito dottorvalerio.com e andare a leggersi l'articolo correlato a questo video per leggere il testo e capire un po' meglio eventualmente i vari passaggi che eventualmente mi capiterà di saltare in questa riflessione verbale a video, ok? Considerando che nello studio di psicoterapia, una cosa che credo che sia interessante premettere, per mettere le mani avanti, è che il concetto di sostenibilità emerge, credo, in maniera trasversale abbastanza spesso, cioè magari non si usa proprio la parola sostenibilità, ma se ne usano altre che sono equivalenti, si parla di equilibrio, si parla di gestione, si parla di prospettive, progettualità da questo punto di vista la sostenibilità emerge come concetto all'interno dello studio di psicoterapia tendenzialmente in senso positivo, ma a volte anche con un'accezione un po' negativa. E questo è curioso perché la sostenibilità è un concetto, ci fanno su una conferenza delle Nazioni Unite perché è un concetto positivo tendenzialmente, eppure nonostante questo tutti i valori, tutti i concetti positivi poi possono avere un lato oscuro, un risvolto negativo che emerge magari soltanto in alcuni contesti. Poi nello studio di psicoterapia questo è abbastanza la costante, che tutto quello che è positivo può essere anche negativo e tutto quello che è negativo può avere un risvolto anche un pochino positivo, però diciamo che comprensibilmente non è quello che succede di solito in tutti i contesti, ma cerchiamo di capire un attimo insieme in che senso la sostenibilità può essere sia positiva, e questo forse è un po' più facile, ma sia anche negativa. Infatti, quando parliamo di sostenibilità da un punto di vista della psicoterapia, parliamo tendenzialmente di come la salute mentale sia fondamentalmente una promozione di un certo grado di equilibrio, nel modo di stare a contatto con se stessi, con la propria storia personale, del proprio modo di pensare in maniera realistica a se stessi, così da avere accesso a un'idea di sé efficace per poter riuscire a mettere in atto azioni efficaci e strategiche per perseguire i propri obiettivi. Aspetta, nel modo credo più chiaro possibile. Ma la salute mentale è quello, quindi uno star bene così da poter fare le cose che si ritengono utili per cercare di migliorare la propria vita e di prendersi cura dei propri obiettivi. E da questo punto di vista forse già parlare di equilibrio richiede di fermare un attimo l'attenzione su questo concetto, cioè l'equilibrio a volte viene promosso, viene rappresentato in un modo forse non molto efficace. A volte quando si parla di equilibrio mentale vengono evocate immagini e scene di santoni che stanno su cucuzzolo di qualche montagna, su qualche eremo, sperduto, lontano dall'umanità, a riflettere su il senso dell'esistenza, che ci mancherebbe può essere un modo per essere equilibrati e stare a contatto con se stessi, star bene e buon per loro, ok?
Ma questo non significa che l'equilibrio mentale sia quella cosa lì. Per alcune persone può essere quella cosa lì, ma equilibrio mentale è un qualcosa che non riguarda l'ascetismo e l'allontanarsi dalle difficoltà, ma anzi piuttosto riguarda delle competenze che è importante sviluppare per poi stare dentro la propria vita, dentro le proprie sfide, dentro i propri rapporti, le proprie relazioni e gestirsi in maniera realistica e con un certo grado di benessere emotivo, nonostante le cose che a volte succedono in maniera più o meno improvvisa all'interno del proprio percorso, della propria progettualità. E da questo punto di vista, quindi, l'idea dell'equilibrio non è quindi come stare bene quanto la persona che si è allontanata da tutto e da tutti, ma del come stare bene con se stessi all'interno delle sfide che succedono. E questo forse già ci ricollega un pochino al concetto di equilibrio e di sostenibilità ambientale, che non riguarda il quanto velocemente troviamo un altro pianeta da rovinare, ma che riguarda il rispetto a questo pianeta in cui vivere, come cercare di viverci in un modo sostenibile, in modo tale che non lo consumiamo e non lo danneggiamo eccessivamente. Anche perché poi la stessa idea di avere ognuno il proprio piccolo angolo di paradiso, la propria isola separata dal resto del mondo, la propria casetta sperduta sul picco della montagna, è un'idea non sostenibile. Non ci sono abbastanza picchi della montagna o abbastanza isolotti per contenere tutta l'umanità in maniera sostenibile. Dobbiamo convivere, dobbiamo condividere. Un certo grado di sostenibilità e di benessere mentale e emotivo richiede un certo grado di socializzazione, un certo grado di collaborazione e di condivisione con l'ecosistema, perché se no altrimenti l'idea di allontanarsi dal rapporto con l'ambiente non è un'idea sostenibile, è un'idea che può aver senso per alcune persone che scelgono o che hanno bisogno per delle esigenze personali di isolarsi in maniera assoluta, ma tendenzialmente l'idea dell'isolamento è una contraddizione rispetto al concetto di sostenibilità ed è curioso come alcuni grandi amanti della sostenibilità a volte mettono in atto strategie non sostenibili. E lì forse inizia a diventare un pochino più chiaro cosa si intende con sostenibilità in senso negativo. Cioè, da ci arriviamo. Torniamo un attimo al discorso di sostenibilità ambientale ed emotiva. Cioè, la sostenibilità ambientale è una sfida, chiariamo, leggermente diversa dalla sostenibilità emotiva. Cioè la sostenibilità ambientale, anche come è descritta sia dai panel della COP29, sia cercando la definizione rispetto alla sostenibilità, è una sfida pratica, cioè le sfide pratiche sono quelle che richiedono di fare delle cose per ottenere risultati. La sfida della sostenibilità ambientale riguarda realizzare iniziative che favoriscano un sistema e un ecosistema equilibrato, ok? Un ecosistema in cui i partecipanti a quell'ecosistema possano riuscire a partecipare con una simbiosi mutualistica all'ambiente in cui ok, si usano gli uni con gli altri le proprie risorse in maniera reciproca e però in tutto questo produce quindi un proliferare e un prosperare della vita, differentemente da quella che può essere invece una simbiosi parassitaria, cioè quella in cui per la mia sopravvivenza distruggo l'ecosistema intorno e alla fine le risorse a cui faccio riferimento non sono più disponibili e quindi si finisce poi per creare un ambiente, un ecosistema morto, privo di vita, che sia nel mio percorso di vita o con un orizzonte un po' più lontano, che sia un qualcosa che poi prima o poi non sarà più sostenibile e che non porterà più alla sopravvivenza non solo del singolo individuo, ma delle specie che ne fanno parte. Mentre le sfide emotive sono un concetto leggermente diverso. Le sfide emotive sono qualcosa che non riguarda il cosa faccio, riguarda il cosa penso, riguarda il come penso. Cioè la sfida emotiva poi può avere un impatto sull'elemento pratico, ma quello è in un secondo momento, cioè il fatto che poi forse stando sufficientemente bene ho accesso al fare determinate cose, mentre invece la sfida emotiva di per sé si risolve anche solo e esclusivamente nel come penso e con quale contatto con i miei pensieri riesco a pensare a quella determinata cosa. Cioè, per capirsi, il momento in cui i pensieri diventano degli assoluti, astratti, intangibili, con cui non riesco più a relazionarmici, quello è un momento in cui i pensieri iniziano a diventare più problematici da un punto di vista emotivo. Mentre invece essere a contatto con l'orizzonte dei propri pensieri, con il fatto che abbiano una loro limitatezza, una loro soggettività, una loro capacità di descrivere la realtà in maniera parziale,
sentire e capire i limiti del proprio pensiero è un elemento efficace per stare a contatto con se stessi, per non credere a tutti i propri pensieri in modo eccessivo e per imparare a dialogare con la propria mente in un modo costruttivo e efficace, così da poi stare emotivamente meglio, e questo aiuta tendenzialmente a mettere in atto delle progettualità che siano non assolute in reazione a chissà cosa di enorme, ma delle progettualità che provino a essere efficaci nel arrivare a dei risultati in tempi ragionevoli, con delle modalità davvero in relazione con l'ambiente e guardandosi intorno, adattandosi a quello che succede intorno, che è una caratteristica, una competenza fondamentale nel districarsi nelle sfide ambientali, sapersi guardare rispetto a che cosa c'è di opportunità davanti a noi, mentre invece a volte ci si perde davvero nell'astratto e non si riesce a cogliere il fatto che il pensiero astratto ha tutta una sua utilità, ma anche estremi limiti nel momento in cui invece le sfide pratiche poi mi richiedono non tanto di pensare a tutto il mondo, ma di pensare a un certo punto al ok, di tutte queste cose che so, alla fine che devo fare? E quando le persone non riescono a fare questo salto, a volte si perdono dentro alcuni ragionamenti troppo astratti e non riescono invece a concretizzare delle iniziative che magari saranno anche parzialmente sbagliate, come tutte le cose che si fanno, chi fa sbaglia un po', ma hanno anche una loro efficacia e permettono di fare esperienza, di stare dentro il rapporto con l'ambiente e di capire poi cosa funziona e cosa non funziona. Prendersi cura del benessere emotivo non è spontaneo. Cioè ci sono alcune persone, fortunate loro, che sono talentuose e spontaneamente riescono a stare emotivamente sufficientemente bene, ma invece la maggior parte delle persone hanno più difficoltà invece a stare a contatto con le proprie emozioni, con propri pensieri, e magari sono anche influenzate da alcuni ragionamenti che sentono dire, sentono condividere da un punto di vista sociale e non riescono a cogliere bene quali sono le motivazioni di quei ragionamenti e finiscono per applicarle in modo eccessivamente pedissequo, forzato e inefficace. E quando si ha difficoltà a capire la motivazione per cui si fa qualcosa, spesso quindi la conseguenza dal punto di vista anche comportamentale inizia a diventare sempre meno efficace, sempre più stereotipata e problematica. Da un punto di vista mentale, il benessere emotivo riguarda quindi un'educazione alla scientificità, al pensiero razionale, a un modo scientifico di stare con se stessi, di fare esperienza dei propri pensieri, delle proprie cose che accadono. E questo credo che sia altrettanto vero da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Cioè la sostenibilità ambientale non è spontanea. Di per sé ci sta che le persone tendano, tranne alcune persone che talentuose, fortunate, che hanno una spontanea tendenza all'equilibrio e all'empatia e al contatto con gli altri, nella maggior parte dei casi invece la sostenibilità ambientale è un qualcosa che richiede un certo grado di educazione, formazione. Ma appunto cercare di andare nella direzione di formare ed educare, di coltivare la sostenibilità ambientale, quello che è importante fare è cercare di promuovere questo concetto, cercando di far capire alle persone qual è il benessere che può allora arrivare dal agire comportamenti sostenibili partendo da un benessere emotivo e da uno stare meglio a contatto con se stessi, in modo tale che stare meglio con se stessi favorisca il prendere iniziative e comportamenti che possano essere favorevoli alla sostenibilità ambientale e quindi possa esserci un circolo virtuoso per se stessi e per gli altri in un modo funzionale. Ma quindi serve coltivare sostenibilità ambientale non tanto aspettandosi che gli altri debbano essere sostenibili o debbano essere a favore della sostenibilità, ma cercando di far capire come mai alle persone potrebbe convenire iniziare a sposare un certo grado di sostenibilità ambientale per quanto se lo possono permettere, cercando di rispettare però la sensibilità e le necessità di ognuno, perché questo è uno degli elementi che spesso diventa particolarmente negativo del tema della sostenibilità, cioè il modo in cui a volte si cerca, partendo da questo ideale positivo, la sostenibilità è una cosa positiva, salva il pianeta, salva tutti noi, salva le generazioni future, bello, 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 partendo da questo, poi si finisce per iniziare a volte a diventare ostili nel vessare le persone, nello spaventarle, nel dire guarda che se non vai in questa direzione moriremo tutti, le generazioni successive moriranno, ci stiamo avvelenando, che in parte c'è un grado di assolutamente verità
verità su questo, ma il fatto che come comunicazione l'idea di spaventare le persone e di farle sentire su un pianeta morente non è una buona strada per impegnarle e aiutarle a impegnarsi in un progetto più sostenibile, perché le persone in difficoltà, le persone che stanno emotivamente male, tendono poi non tanto a comportarsi meglio, ma a comportarsi peggio. Cioè, quando si dice alle persone che il pianeta sta andando alla deriva e sta morendo, quello è un messaggio che di solito non fa brillare chissà quale luce di speranza nell'ottica del andare verso al fatto che tutti insieme ce la faremo, nel far andare le cose meglio, ma alla fine fa sì che le persone dicano vabbè, allora a sto punto se tanto va tutto male, lasciamo andare male e facciamo quello che riusciamo. E soprattutto quello che spesso succede è che quando dall'alto arrivano delle richieste di allora comportarsi meglio, fare le cose in un certo modo, iniziare a viaggiare in maniera più sostenibile, mangiare in una determinata maniera, cercare di regolarsi sugli sprechi, sull'acqua e tutto il resto, quando si tenta di ragionare in questi termini, le persone spesso si sentono vessate, si sentono schiacciate da chissà chi che dall'alto gli dice come vivere e dopo che si sono sentiti già danneggiati e messi in difficoltà da persone che prima di loro, poi non è che l'hanno fatto tutto loro, prima di loro hanno danneggiato il pianeta e li hanno condannati a una realtà in un contesto economicamente poco sostenibile, allora ulteriormente arriva qualcun altro che dice e adesso devi risolvertelo tu questa cosa, che da un punto di vista di empowerment e di presa in carico della propria vita e di essere protagonisti della propria storia personale, ha tutto un senso come narrazione se poi una persona ha voglia di fare l'eroe della propria storia, ma se uno complessivamente potrebbe anche non volere essere l'eroe di chissà che, ma vorrebbe magari soltanto farsi la propria vita, in quel caso la narrazione di chissà quale grande missione da portare avanti diventa soltanto una grandissima rottura di scatole di qualcuno che sta cercando di forzare qualcuno a vivere come non vorrebbe. E quello spesso viene vissuto in un modo negativo, come un qualcosa di ostile. Come altrettanto quindi diventa un qualcosa che rende difficile capire il vantaggio personale di quell'obiettivo da persone che spesso hanno difficoltà a impegnarsi in generale nei propri progetti di vita e che hanno difficoltà a cercare di costruire qualcosa in una realtà che poi è davvero affollata, non siamo sull'eremo della montagna di cui parlavamo prima e quindi già lì il margine per muoversi riesca ad essere limitato e se una persona quindi non è molto sensibile a questo argomento, non è molto attento a questo argomento, potrà rischiare di vivere l'imperativo di diventare sostenibile come un qualcosa, un attacco ostile. Mentre invece la cosa curiosa è che il concetto della sostenibilità, quando viene promosso in maniera ostile, può da un lato allontanare chi è poco interessato e dall'altro può danneggiare in maniera grave le persone che sono più sensibili e più propense a questo argomento, cioè le persone che già un po' condividono questo valore, alcune persone delle nuove generazioni anche che sono cresciute sentendo parlare di impatto ambientale, di surriscaldamento globale, ai miei tempi c'era il buco nell'ozono, poi il buco nell'ozono è un po' migliorato, però in realtà sono peggiorate tante altre cose, quindi ogni generazione probabilmente sarà più sensibilizzata verso qualcosa e quando si parla di ambiente, il fatto che le persone che quindi sono attente a questo argomento, che interiorizzano alcuni concetti rispetto a questa cosa, a volte possono interiorizzare questi argomenti e finire per trarne delle lezioni o dei ragionamenti che finiscono per essere insalubri dal punto di vista di salute mentale. Cioè rischiano di diventare dei valori per loro molto importanti, molto preziosi, ma che poi applicati in una realtà complessa, competitiva e sfidante, rischiano di innescare quello che è invece un problema. Rischiano di favorire ragionamenti irrazionali, rischiano di portare alcune persone a comportamenti depressivi in cui hanno la percezione che andare nel mondo significa andare in una landa piena di cemento che ormai l'umanità ha compromesso riempendola di strutture e di brutture e questo finisce per essere incompatibile con un obiettivo in cui come faccio io a essere sostenibile in un mondo che ormai è permanentemente danneggiato dal fatto che dall'urbanizzazione selvaggia.
come faccio io a iniziare a partecipare in maniera sostenibile se le uniche aziende che mi propongono un lavoro me lo propongono a un salario troppo basso e a delle condizioni inaccessibili o con delle modalità e delle richieste che poi in realtà mi ci posso impegnare quanto voglio, ma alla fine saranno sempre un pochino di facciata perché ci sarà un consiglio di amministrazione che alla fine guarderà soltanto il più a fine del trimestre e non guarderà tutto il resto, non lo guarderà se non ha una convenienza politica o di qualche tipo fiscale nel farlo. Cioè, c'è il problema che quando i valori, anche i più preziosi, adesso ho un pochino tirato il ragionamento, chiaro, ma fino a un certo punto, in realtà ci sono alcune persone che a volte la depressione è un concetto in cui alcuni valori iniziano a diventare assoluti, estremi e incompatibili con un'adattabilità con l'ambiente. E, e spesso quindi a discapito proprio e non dell'ambiente, perché è Davide contro Golia. Ma quello che succede è che alcuni valori, per quanto positivi, se poi interiorizzati in un modo eccessivamente duro, finiscono per essere controproducenti. Come alcune persone depresse smettono di uscire di casa perché fuori casa vedono soltanto ostilità e aggressività in un mondo competitivo che a volte li attacca solo per la loro identità o il loro orientamento o per il loro genere. Ci sono alcune campagne assolutamente positive e sane che promuovono degli ideali assolutamente bellissimi su cui si è persino in ritardo per quanto bisognava realizzarli probabilmente molto tempo fa, eppure approcciati e promossi in un modo eccessivamente ostile, finiscono per creare l'effetto opposto, per spaventare le persone e creare ostilità su quegli argomenti, invece che favorire inclusività e promozione di collaborazione tra le persone. Cioè, tutto può diventare negativo e come le persone che vanno in burnout o che vanno in bore-out, che si stancano poi sul lavoro e smettono di essere motivate perché alla fine partecipano, magari dopo un lungo percorso di studi, sono arrivate a lavorare per delle multinazionali che alla fine non fanno altro che fare il fatturato e si trovano a perdere senso della propria partecipazione a quel tipo di attività professionale. Quelle sono persone preziosissime, visto che hanno interiorizzato l'idea che nel proprio lavoro ci sia l'importanza magari di promuovere un pochino anche alcuni valori e non soltanto di fare soldi. E nonostante questo, nel momento in cui queste persone vengono lasciate sole e non gli vengono dati gli strumenti per curare il proprio benessere emotivo, che in parte si basa anche su imparare a vedere l'orizzonte di quel valore, che è un valore importante ma non può essere assoluto, perché tutti i valori che diventano assoluti diventano negativi. Anche la sostenibilità, come per capirci la pace, che cavoli se mi sembra un obiettivo nobile, ma la pace quando assolutizzata può diventare motivo per alcune persone per fare la guerra ad altre persone, perché gli faccio la guerra preventiva, perché c'erano i nazisti in quel paese, perché sotto il mio governo il mondo sarà un mondo migliore. È una narrazione che diventa negativa quando è assoluta, ma tutti i pensieri senza dei confini e senza delle limitazioni, senza un orizzonte, finiscono per diventare problematici. E anche la sostenibilità può diventare quindi un valore negativo. Gli adolescenti che non escono di casa e che si chiudono come NEET o come Kikomori o come persone che non riescono più a integrarsi e non riescono più a relazionarsi perché vivono il confronto sociale come troppo impegnativo e troppo complesso e troppo ostile, non sono persone che non hanno valori, anzi sono persone che solitamente hanno alcuni dei valori più nobili che mi è capitato mai di incrociare, soltanto che però sono valori irrealistici per il modo con cui credono in quello e hanno difficoltà invece a approcciare a una visione un po' più morbida, un po' più realistica, un po' più scientifica del fatto che nel loro piccolo è importante riuscire a capire quanto sia preziosa e positiva la limitatezza della semplicità di quello che uno può fare e anche di quello che uno non può fare. Cioè non è che poi tutti si devono sentire con il peso del risolvere il mondo e si devono mettere a fare come Greta Thunberg che sta davanti alla Commissione europea e per farsi sentire e devono fare la rivoluzione. Se poi qualcuno vuole fare un po' di rivoluzione, ben venga, assolutamente, ma la rivoluzione
migliore, più preziosa e più efficace è quella che coinvolge tutti. E perché coinvolga tutti, la sostenibilità è importante che abbia un elemento che spesso non viene sufficientemente promosso quando si parla di sostenibilità. E qua vado infatti effettivamente a parlare di quello che è la mia risposta alle domande rispetto a quello che mi è stato chiesto in occasione della COP29, no? Cioè, pensi di poter fare qualcosa di concreto per rendere possibile un futuro più sostenibile? Se sì, cosa è cambiato per te in quel momento? Credo che un concetto centrale che spesso si perde quando si parla di sostenibilità sia l'importanza che la sostenibilità sia sostenibile, che la sostenibilità sia caratterizzata da iniziative che poi tengono in considerazione la sostenibilità dell'ambiente e la sostenibilità delle persone che partecipano a quell'ambiente. La sostenibilità basata sul ok, che cosa faccio a discapito di me stesso, che cosa faccio sacrificandomi, che cosa faccio vivendo male, che cosa faccio serrandomi in una casa, serrandomi sul picco di una montagna, che cosa faccio danneggiando la mia vita, non è una sostenibilità sostenibile, è una sostenibilità martire basata su un senso di colpa che ha tutto un suo fondamento, ci sta, ma il senso di colpa o la paura non sono i motori delle rivoluzioni, sono delle scintille che hanno una loro efficacia a breve o medio termine, ma che non coinvolgono tutti. E nei paesi sufficientemente democratici quello che si muove, che funziona quando coinvolge tutti, coinvolge il numero più ampio di persone. L'inclusività è quello, è il davvero essere in una biodiversità in cui tutti sono in relazione gli uni con gli altri, e l'idea a un certo punto un piccolo gruppo che ha capito la verità dell'esistenza e che va a insegnare a tutti gli altri come davvero si vive, quello non è un pensiero democratico. Quello diventa un qualcosa che attiva tutte delle reazioni dall'ecosistema perché è una sostenibilità non sostenibile. Mentre la sostenibilità sostenibile richiede un certo grado di gentilezza, un certo grado di coltivazione, di premura, del far nascere qualcosa. E quindi quando si parla del che tipo di, che cosa puoi fare di concreto rispetto alla sostenibilità ambientale o in un futuro più sostenibile, io credo che quello che posso fare io da un punto di vista di psicologo, psicoterapeuta o sessuologo è nel mio studio di psicoterapia, che sia in presenza online o comunque nel lavorare con i clienti o comunque nel mio quotidiano, relazionarmi con le persone in un contesto di promozione del benessere emotivo, perché credo che le persone che stanno emotivamente meglio siano persone che poi possono impegnarsi maggiormente per la sostenibilità, ma non solo fare quantitativamente qualcosa di più per la sostenibilità, ma possono impegnarsi per una sostenibilità sostenibile. Non raddoppiamo questo concetto. Cioè possono impegnarsi per una maggiore sostenibilità perché hanno imparato a prendersi cura delle proprie esigenze e perché quindi riescono a vedere se stessi mentre si impegnano per ideali nobili e riuscire a vedere contemporaneamente un po' se stessi, un po' gli altri, un po' il mondo, avere una visione ampia aiuta a essere sostenibili nei propri progetti perché li si tiene in considerazione. Poi magari uno li vede, le certe cose se ne frega e sceglierà di fregarsene tutte le volte che sceglie di fregarsi. Non si può obbligare le persone a non fregarsi di alcune cose, ma intanto le impara a vedere, e già che le impara a vedere, lo scenario cambia. Quello su cui si lavora in psicoterapia non è mai su togliere qualcosa, è sempre su aggiungere complessità e competenza nello stare nella complessità di quello che accade. E che cosa è cambiato per me da quel momento? Allora, questo è curioso, adesso non so bene dire quale sia il momento in cui effettivamente è cambiato di più questo elemento o mi sono reso più conto di questo elemento della sostenibilità da un punto di vista della mia professione. Forse è possibile che tutti i cambiamenti che sono stati fatti anche alla luce delle limitazioni, poi del lockdown per il 2020, per il Covid, forse hanno un po' favorito riflessioni che vanno un po' in questa direzione, ma credo che quello che è cambiato quindi nel ragionare in un modo più sostenibile sul mio lavoro e sulla mia professione riguarda il fatto del magari averne tratto un po' di benessere, anche perché essere allineati, essere ulteriormente allineati con gli obiettivi del proprio lavoro può dare un po' di benessere sia da un punto di vista di felicità che un po' lievemente di autostima, ma credo che l'elemento centrale proprio sulla sostenibilità sostenibile riguardi
il rispetto per le mie esigenze, il cercare di capire quanto lavorare, quando fermarmi, fino a che punto, cercare di rispettare quello che sono le mie esigenze rispetto all'attività professionale, che è una cosa che risulta sempre un po' difficile, magari tutti i lavori hanno le proprie sfide. La sfida del contesto della psicoterapia riguarda il fatto che, essendo una professione di aiuto, tendenzialmente è una professione che le persone che fanno questo tipo di mestiere lo fanno perché hanno un pochino in testa l'idea dell'altro e del prendersi cura delle altre persone, e è difficile a volte riuscire a tenere in considerazione questo valore e contemporaneamente tenere in considerazione il valore del prendersi cura altrettanto di se stessi, soprattutto quando le persone con cui si interagisce spesso e volentieri stanno male, hanno delle esigenze, delle emergenze, e quindi ci si augura che lo psicologo non abbia altrettante emergenze in quel momento della sua vita, e quindi si crea un pochino uno scontro tra il ok, l'altra persona ha un'emergenza, quanto posso cercare di venire incontro a quell'esigenza, ed è una cosa su cui c'è sempre un po' una contrattazione, ma avere, personale chiaramente, ma avere contatto con le proprie esigenze, con il proprio benessere personale, con l'idea di sostenibilità anche della propria attività è importante, perché tendenzialmente una massima che arrivava da Confucio, quella del fai il lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita, era una massima che aveva tutta la sua saggezza, è vero, però fino a un certo punto, cioè tutti i lavori hanno la loro complessità, e anche amando qualunque mestiere che si possa voler fare, se non si tiene in considerazione la sostenibilità di quel lavoro, il rispetto alle proprie esigenze, alcuni limiti che tutti i lavori nella loro regolarità e costanza hanno, finiscono per diventare tutti un po' un problema. E quindi credo che quello che è cambiato nella mia vita, per me, nel momento in cui ho iniziato a pensare in un modo più sostenibile anche la mia professionalità e al modo con cui la mia professionalità poteva aiutare la sostenibilità in generale, credo che sia stato nel iniziare forse a rispettare un po' più le mie esigenze, e paradossalmente questo significa quantitativamente forse promuovere meno sostenibilità, ma qualitativamente promuoverla meglio. Quindi credo che possa essere un qualcosa che alla fine forse ha un impatto minore sull'esterno, faccio di meno rispetto a quello che potrebbe fare una persona che invece è più assoluta e assolutista e dogmatica nel andare a fare il picchetto davanti alla Commissione europea per dire di accettare, di riconoscere e di impegnarsi il cambiamento climatico e di impegnarsi in quella direzione. Io alla manifestazione alla Commissione europea non ci sono andato, e quindi faccio di meno sicuramente di tante altre persone, però credo che possa essere un qualcosa in cui continuare comunque con costanza a fare qualcosa, e anche, perché no, cogliere le occasioni che arrivano, come queste domande che sono arrivate in occasione della conferenza delle Nazioni Unite, la COP29, credo che sia una goccia nel mare, che però una goccia per uno dentro un ecosistema ampio in cui ognuno fa un pochino il suo, possa portare poi a un risultato. E l'obiettivo credo che non sia il rapido e in un mese, in 2 mesi, in 10 anni, in 20 anni invertire e risolvere una tendenza, ma andare il più velocemente possibile in una direzione che sia quella migliore, ritenuta migliore, e se riusciremo a farlo ben in tempo, ben venga. Se non riusciremo a farlo in tempo, sarà un'esperienza drammatica che coinvolgerà noi o le generazioni future, però anche voler divulgare il messaggio di dobbiamo farlo adesso, a discapito di tutto e di tutti, è un'idea che si basa più sul spaventare e sul far sentire in colpa le persone, e finisce per essere non tanto un qualcosa, non soltanto non efficace, che comunque non lo è, ma anche negativo nel momento in cui finisce per far star male tante persone e danneggiare solo, tra l'altro, quelle che sentono questo messaggio e che ne sono sensibili, ne sono attente, e invece lascia totalmente indifferenti tutti quelli che se ne fregano dell'ambiente e non sortisce lì nessuna efficacia. Quindi la gentilezza, da questo punto di vista, è un tentativo di fare un qualcosa di un po' più grande, sperando nella speranza che, chiaro, possa essere un qualcosa che riusciamo a fare in tempo per sortire un effetto efficace per il pianeta e per noi. E quindi mi è chiaro che magari non sarà la riflessione più
che alcune persone si aspettano rispetto a questo tema della sostenibilità ambientale, magari alcune persone vorrebbero discorsi un po' più accorati e passionali rispetto a quanto sia importante sacrificare tutto in funzione della sostenibilità, perché non c'è nient'altro che la sopravvivenza del pianeta e della vita su questo pianeta come unica direzione in cui andare. E capisco questo punto di vista, ma se eventualmente il pianeta e le persone che fanno parte del pianeta poi a un certo punto per un motivo o per l'altro si sono comportate in un modo che non è stato sostenibile, si sono accorte troppo tardi, pazienza. La questione è cerchiamo di fare il possibile in un modo sostenibile e che non sia un andare a fare la guerra per ottenere la pace, ma che sia promuovere pace progressivamente in un modo più condiviso e davvero sostenibile e che non vada a danneggiare le persone che sono d'accordo con noi. Perché se andiamo a prendercela in maniera troppo netta con qualcuno, finiamo per prima di tutto danneggiare i nostri alleati invece che non i nostri avversari. E quindi si finisce davvero per creare più problemi che vantaggi, secondo me, mia personale opinione. Questo è tutto, per chi avesse avuto difficoltà a seguire la mia riflessione, che mi rendo conto essere stata comunque un po' complessa, trova sul mio sito dottorvalerio.com il testo relativo a questo concetto della sostenibilità ambientale, della sostenibilità emotiva e del come sono collegate queste due cose. Per domande e tutto il resto c'è sempre la mia mail valerio.celletti@gmail.com. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.